Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e in questo video della serie OpenHub in pillole facciamo un passettino avanti introducendo un nuovo concetto relativo alla modellazione semantica che vedremo successivamente. Infatti nel video precedente abbiamo visto il primo concetto fondamentale della modellazione semantica, che è il concetto di gruppo, quindi un item particolare che è in grado di includere al suo interno tutta una serie di altri items o gruppi ed è in grado in maniera molto semplice di aggregarne il valore. Questo torna utile in molti casi in cui è necessario avere un unico valore da un insieme di item e ci permette appunto, tramite l'utilizzo dei gruppi e delle funzioni di aggregazione, di non dover scrivere delle rule dedicate proprio a questo argomento. Il concetto che invece voglio introdurre oggi in maniera molto veloce è il concetto di tag. Il tag è un altro pezzettino fondamentale della modellazione semantica, utilizzato in maniera implicita dal sistema OpenHub, in quanto nel momento in cui noi definiamo le caratteristiche di un item, in automatico OpenHub gli attribuisce dei particolari tag. Infatti i tag non sono nient'altro che delle paroline chiave che però permettono al sistema di capire un item o un gruppo che tipo di dispositivo fanno riferimento. Quindi possiamo dare delle caratteristiche aggiuntive appunto di tipo semantico ai nostri item e gruppi per far capire appunto al sistema in automatico che tipo di item e di gruppi sono. Questo concetto, insieme al concetto di gruppo, crea le fondamenta per la modellazione semantica, che è un sistema abbastanza avanzato di modellazione della smart home introdotto in OpenHub dalla versione 3 e che, anche se non obbligatorio, secondo me è importante da utilizzare. Quindi passiamo adesso alla schermata PC e andiamo a vedere come al solito sulla documentazione cosa ci viene detto in relazione ai tag e poi vediamo qualche esempio di utilizzo. Eccoci passati alla schermata PC, siamo sulla pagina della documentazione di OpenHub, quella ufficiale. Andiamo a vedere la sezione relativa ai tag che si trova all'interno della parte di configurazione degli item. Praticamente è il concetto successivo ai gruppi che abbiamo visto nel video successivo. Quindi andiamo su tags e abbiamo appunto la definizione del tag, che non è nient'altro che una ulteriore definizione di un item per caratterizzare un item appunto in base al suo utilizzo. Normalmente ci viene detto che i tag sono usati dai diversi add-on che possiamo installare su OpenHub. Questo perché in questo modo gli add-on sono in grado di identificare la tipologia di dispositivo e rispondere in maniera opportuna agli eventuali comandi che possiamo dare noi. Ad esempio, i vari add-on relativi ai controlli vocali tipo Amazon Alexa o Google Assistant hanno bisogno di identificare i dispositivi e le loro tipologie. In questo modo, se noi diciamo a Google di accendere le luci, lui è in grado di identificare quali sono gli item relativi alle luci. E come lo fa? Lo fa facendo attribuire dei tag a chi sta configurando il sistema ai diversi item che rappresentano effettivamente le luci. Poi ovviamente ci viene detto che i tag sono usati nel modello semantico. Questo perché il modello semantico serve proprio a definire per ogni item qual è la sua caratteristica e funzionalità e la tipologia di dispositivo che dovrà andare a controllare, sia tipologia di dispositivo che tipologia di proprietà di quel particolare dispositivo, perché ad esempio possiamo avere una luce, una lampadina che può avere diverse proprietà, ad esempio il dimmer, quindi l'intensità di luminosità, il colore se è una lampadina RGB e lo stato accensione e spegnimento. Quindi questi tre item principalmente saranno tre item diversi relativi allo stesso oggetto fisico, avranno tre caratteristiche diverse perché controllano delle proprietà diverse del dispositivo, e per far sì che il nostro sistema in automatico sia in grado di identificare quali sono queste proprietà vengono utilizzati i tag. Diciamo che a livello teorico questo è il concetto, nulla di tanto complicato perché fondamentalmente sono una o più paroline chiave che vengono aggiunte alla definizione di un item. La particolarità è che queste paroline chiave, usate in maniera opportuna, ci permettono di modellare a livello semantico e quindi di definire le caratteristiche funzionali
e fisiche di quell'item in particolare, per far sì che il sistema sia in grado in automatico di identificarlo correttamente. Qui nella documentazione ci viene fatto un esempio abbastanza semplice di un interruttore relativo a una luce a cui è stato aggiunto il tag Light. In questo modo questo item viene identificato come un qualcosa relativo alle luci, quindi che controlla le luci. Esistono già dei tag predefiniti che sono relativi principalmente al modello semantico, che appunto ci permettono di definire per ogni item e per ogni gruppo le sue caratteristiche principali. Vedremo poi nel video relativo al modello semantico come appunto possiamo utilizzarli, anche se non li utilizzeremo direttamente perché noi andremo a definire delle caratteristiche proprie del modello semantico. È il sistema che in base a queste caratteristiche semantiche attribuirà gli opportuni tag. In altri casi invece andremo a esplicitare effettivamente dei tag specifici, soprattutto se utilizzeremo degli add-on. Adesso magari vi faccio vedere un paio di configurazioni di item che ho nel mio sistema, che sono ovviamente modellate con il modello semantico, in modo tale da andare a vedere che tipo di tag sono stati attribuiti in base al tipo di dispositivo. Ecco, adesso siamo nella pagina di configurazione del mio OpenHub di produzione, chiamiamolo così. Vado a cercarmi un item di tipo luce, quindi cerchiamo luce. Ad esempio luce bagno, questo item che è un interruttore per una luce. Allora, a parte tutte le caratteristiche che ha delle caratteristiche semantiche che ad oggi non vediamo perché non abbiamo ancora parlato di modellazione semantica nel dettaglio, però vediamo che nella sezione tag abbiamo due attributi, light e switch. Questi due attributi sono stati attribuiti in base al fatto che io ho detto nel modello semantico che questo item è un interruttore per una luce. In questo modo il sistema è in grado di caratterizzare funzionalmente questo particolare item. Adesso proviamo a prenderne un altro, prendiamo il fotovoltaico, l'item che tiene la produzione istantanea del fotovoltaico, che è questo. Come vedete come tag ha power e measurement, perché quando io ho definito questo item l'ho inserito nel modello semantico come un qualcosa che è in grado di misurare che cosa? La potenza. Torniamo di nuovo a un item di luce, così vi faccio vedere anche il discorso dei tag relativi agli add-on. Quindi cerchiamo un'altra luce, prendiamo questa volta il bagno del piano terra. Vedete che ha sempre light e switch identico alla luce del bagno del primo piano, ovviamente. Poi giusto uno spoiler, in teoria nella catena del modello semantico si potrà capire che questo item fa parte del piano terra, mentre l'item che abbiamo visto prima fa parte del primo piano. Questo perché il modello semantico ci permette di introdurre anche il concetto di location, quindi stanze e piani della casa. Comunque ne parleremo più avanti. In questo caso abbiamo anche dei metadata. Quindi oltre ai tag standard di OpenHub che sono relativi principalmente al modello semantico, abbiamo anche dei metadata relativi ai vari add-on. Quindi nel mio caso Amazon Alexa gli ho attribuito il tag, adesso qua non me lo fa vedere ma lo possiamo vedere nel code, di tipo Lightning, per farvi capire che è un dispositivo che controlla una luce, e per Google Assistant gli ho attribuito Light. In questo modo sia l'applicazione di Amazon Alexa che quella di Google Assistant sono in grado di utilizzare questo item come se fosse un vero e proprio controllo di luce, quindi sono in grado di attribuirgli queste particolari caratteristiche funzionali e quindi interpretare nel modo migliore i comandi vocali che eventualmente vengono impartiti. Capite quindi che i tags per gli add-on dipendono da come è sviluppato l'add-on, quindi non sono universali, ma ogni add-on può avere il suo. Quindi per capire come configurare un particolare item all'interno di un add-on bisogna andare a prendere la documentazione dell'add-on e vedere che tipo di tag mette a disposizione, come li implementa e come vanno utilizzati per modellarlo nel modo migliore. Detto questo, direi che possiamo fermarci qua. Abbiamo visto un pochino il concetto di tag a livello di OpenHub come modello semantico e a livello di add-on per definire le caratteristiche appunto funzionali specifiche di quel particolare item. Tra un po' vedremo anche le basi del modello semantico e come si fa su OpenHub a configurare il nostro sistema in maniera semantica, che
e in teoria dovrebbe essere la modalità migliore che OpenHub ci mette a disposizione dalla versione 3. Vi ringrazio se siete arrivati fin qua per questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!